Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile e abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del leone. Si può trattare di un periodo dedicato alla crescita, all'espansione e alla prosperità di una situazione o di una relazione in campo affettivo, oppure potrebbe fare riferimento a una madre o alla maternità. Tenete sempre presente che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi potrebbe riguardare l'affetto familiare piuttosto che di coppia, piuttosto che di amicizia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Sono comunque letture generali, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione, così come anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere che energia c'è in questa seconda parte di aprile. Partiamo con un 6 di bastoni, un cavaliere di bastoni, abbiamo il matto, il fante di bastoni, diavolo, mago e 2 di coppe. Bene ragazzi, partiamo da questo 6 di bastoni. È una carta di successo, è una carta di riconoscimento, è una carta di... Ho l'idea che qui ci sarà come un movimento per condurre un certo tipo di situazione o di relazione. Vi dirò, il 6 di bastoni è la carta del leader, quindi è come se ci fosse per qualcuno la possibilità o la necessità di guidare un gruppo di persone o appunto una situazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi così riesco a darvi delle sfumature in più. Abbiamo un cavaliere di bastoni nuovamente e un 7 di coppe. Allora, direi che questo cavaliere di bastoni, ragazzi, potrebbe rappresentare la persona di interesse, come se si aprissero una serie di possibilità. Per qualcuno si sono già aperte, per qualcun altro devono ancora arrivare. Probabilmente, conoscendo questa persona, vi dico, mi parlano di concerti, quindi se per caso dovete andare a un concerto, a teatro, in qualche posto dove c'è un grosso gruppo di persone, vi dico che potreste incontrare questo cavaliere di bastoni. Anche un caffè, un aperitivo. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni qui. Abbiamo la sacerdotessa e il matto nuovamente. Allora, devo dire che ho come la sensazione, ragazzi, che potrebbe iniziare un'avventura proprio con questo cavaliere di bastoni. Se è una persona che conoscete già, vi dico che è come se ci fosse un'apertura verso questa persona. Però andiamo a vedere questo matto. Abbiamo l'eremita e la carta della morte. È come se, è vero, c'è questa apertura nei confronti di questa persona, però avendo questo matto al contrario, sento che qualcuno magari preferisce stare solo, perché non si fida tanto. È come se ci fosse una sorta di, ok, aspetta un attimo, conosciamoci, ma facciamo le cose con calma.
Devo dire che c'è anche questa morte. Io sento che qualcuno vorrebbe lasciare da parte questa sfiducia che si ha nella persona, nell'altro stesso in generale, piuttosto che in questa situazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mago, un'altra volta. Mamma mia, quante carte si ripetono, ragazzi. Asso di bastoni e asso di coppe. Allora, devo dire che sento qua, poi vedo anche il diavolo, una sorta di tentazione molto forte per questo cavaliere di bastoni. Però, perché qui il mago in tutti e due i casi è a testa in giù. Quindi vi dico, com'è la sensazione? Che quello che qui sentite, qui si materializza. Cioè, nel senso, non mi fido, preferisco rimanere solo, rimanere sola, ho bisogno di tempo, devo tagliare certe cose, certi atteggiamenti, cioè, e quindi non faccio niente. Però c'è come questa sorta di energia compressa. Andiamo a vedere il diavolo. Perché da un lato qua le possibilità si aprono. Ok. Fante di bastoni e luna. Ragazzi, per qualcuno ho la sensazione che ci siano delle paure, come vi dicevo prima, potrebbe anche essere una sfiducia nei confronti della vita o dell'altro sesso in generale, non necessariamente nei confronti di una persona specifica, perché con la luna mi viene fuori come se fosse qualche tipo di questione molto profonda, molto antica. E per qualcuno vi dirò che mi sa di tentazione che ritorna dal passato. Diciamo che quando c'è il diavolo, in questo caso soprattutto visto che è riferito a una persona, potrebbe esserci un certo tipo di tossicità o di dipendenza, eh. Andiamo a vedere il mago. Guardate che carta c'è sotto, due di coppe. 8 di coppe e 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche questo 2 di coppe. 3 di spade. No, scusate, 4 di spade. E re di coppe. Allora, l'idea è che non facciate niente nell'ultimo, almeno fino alla fine di aprile, diciamo. Qui è come se non osaste tanto far qualcosa, ma piuttosto sento che avete bisogno di prendervi un tempo e lo prenderete. Ehm, Ho l'idea che qualcuno andrà nella casa in campagna, non so perché, ho come la sensazione che qualcuno cercherà la natura, i boschi, le passeggiate, quelle cose lì, un po' per rigenerarsi e per purificarsi. Ma qui è come se ci fosse, ragazzi, da ripristinare un certo tipo di equilibrio interno vostro prima di approcciarvi a questa persona. Però vi dico che si finisce con un due di coppe. Io qui ho la sensazione che questo periodo, questo riesame, diciamo, anche un po' delle vostre proiezioni, perché qua abbiamo sia sette di coppe che luna, quindi sicuramente molte cose le vedete solo dal vostro punto di vista, piuttosto che magari non avete tutte le informazioni per fare una valutazione completa, però ho come l'idea che qui si troverà un nuovo tipo di accordo tra voi e la persona, che con il due di coppe promette molto bene, perché è un accordo in armonia, è un accordo dove tutte e due le parti vincono, per capirci. C'è il 4 di spade al contrario. Devo dire che il lavoro di guarigione deve essere ancora fatto, ma questo re di coppe potrebbe proprio far riferimento a una guida spirituale, a un padre, qui vi avevo detto che potrebbe essere una madre, quindi non lo so, è come se ci fosse la necessità
piano piano di espandere la parte spirituale, così che poi questo 4 di spade può essere messo a testa in su, insomma. Diciamo che l'equilibrio qui può essere visto sia come una cosa vostra interna, se il discorso del non fidarsi è proprio vostro, se invece non vi fidate della persona, della situazione in questione, qui si tratta di trovare un accordo con questa persona. Tenete presente, ragazzi, io qua ho come anche un po' la sensazione che vi stiate facendo abbindolare da certe ideologie del passato. Con i 6 di coppe normalmente ci sono, c'è l'idea dell'amore. È quell'amore che si sviluppa in fase, diciamo, adolescenziale, quando è ancora tutto rosa, quando si vede la vita tutta a cuoricini, ed è un amore idilliaco, utopico, cioè non esiste, esiste solo nella mente di un adolescente, ed è quell'amore platonico. Quindi qui ho come la sensazione che o qualcuno deciderà di mantenere le cose, diciamo, su un certo livello di superficialità, quindi a livello platonico, e si inizierà, diciamo così, un nuovo tipo di equilibrio in quel senso. Oppure, considerato queste due carte, io vi dico che non fatevi abbindolare dalle idee di qualcun altro. Cercate un accordo che faccia vincere le due parti, ok? Voi non siete proprio in una situazione di vantaggio. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. E qui con l'imperatrice, se ve la devo dire tutta, allora un po' mi risuona come questa guida, questa accoglienza materna o paterna, diciamo genitoriale, che vi può portare a questo accordo, a questo nuovo accordo, oppure la cosa potrebbe essere proprio, guardate, se vi devo dire la sincera verità, non lo sento tanto inerente la vostra maternità. Beh sì, per qualcuno potrebbe. Per qualcuno potrebbe, e se così fosse, è come se questo cavaliere di bastoni non fosse il o la potenziale partner per pensare dei futuri figli. E può anche essere che è per quello che qui siete un po' sul cosa faccio? Mi conviene, non mi conviene? Rimaniamo amici, creiamo una relazione profonda però platonica, o cedo comunque alle tentazioni? Fatemelo sapere nei commenti perché ci sono varie sfumature in effetti. Andiamo a vedere. Benedetti, wow, carta numero 22, che tra l'altro è il mio numero. Benedetti, ragazzi, in qualche modo questa carta vi vuol far sapere che siete benedetti, che tutto quello che fate, tutto quello che inizierete, tutto quello che intraprenderete, le scelte che farete, perché qui comunque abbiamo la sacerdotessa che ci parla di dover effettuare una scelta, e in qualche modo siete benedetti. C'è un altro mazzo, forse è quello delle fatine, che uso anche spesso perché mi piace molto, che dice che tutti possiamo benedire gli altri, perché in ognuno di noi c'è una scintilla divina e in un certo senso tutti possiamo benedire gli altri. Quindi prendetevi anche questo lusso di benedirvi e di benedire gli altri intorno a voi. Andiamo a vedere ancora un koan. Ragazzi, se state cercando un figlio, siete benedetti, quindi perché anche qui vedo l'asso di coppe. Quindi sento che è come se vi dicessero di aver pazienza. Probabilmente potrebbe non essere la persona giusta, perché comunque c'è tossicità, ragazzi. Quando c'è diavolo e mago al contrario, uno vicino all'altro, in poi più in qui avete anche la luna, in più qui avete anche la luna, avete anche altre carte che parlano un po'. Potrebbe esserci manipolazione mentale, soprattutto ehm, se una delle due parti, diciamo, è un po' più immatura rispetto all'altra. Allora andiamo a vedere un koan.
grande comprensione giunge con grande amore. Infatti era un po' quello che pensavo di questa imperatrice, che non riuscivo a incastrare bene in questa lettura, a parte che con questo re di coppe, perché non è che vedo una situazione che evolve, che prospera, capite? Quindi, però la sensazione che avevo, che è quella di un amore materno, è quella proprio dell'amore e della compassione. Attraverso l'amore e la compassione arriva la comprensione. È un po' come cercare di mettersi nei panni degli altri. Compassione vuol dire condividere la passione, cioè con passione, ok? E quindi che la passione sia bella o che la passione sia brutta è patire con, vivere con quella persona la stessa emozione, e da lì arriva poi la comprensione. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti come vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!